Probabilmente voi avrete notato che il vostro cane, quando fate la passeggiata, tende a fare pipì più volte, in piccole dosi. Quello non è un bisogno. Quando parliamo di cane e pipì, non sempre stiamo parlando di bisogni. Il cane ha un linguaggio olfattivo. Abbiamo affrontato il tema del linguaggio vocale, il linguaggio meccanico del corpo e oggi vi parlo un po' a larghe linee del linguaggio olfattivo. Se volete recuperarvi il video sull'abbaio e sul linguaggio del corpo ve li lascio nelle schede. Il linguaggio olfattivo o chimico riguarda un mondo che a noi non è molto accessibile, in quanto loro possiedono milioni e milioni di ricettori nel naso che noi non abbiamo, all'incirca 200 milioni i loro, e i nostri dovrebbero essere 50, 20 milioni, una cosa del genere, tanto ve lo scrivo. Probabilmente voi avrete notato che il vostro cane, quando fate la passeggiata, in particolare se maschio, tende a fare pipì più volte, in piccole dosi. Quello non è un bisogno, quella è una marcata di territorio. Significa che il vostro cane sta mettendo il timbro mio su quell'angolo, su quel palo, su quell'automobile, su quel portone di casa, eccetera, eccetera. Dobbiamo capire che loro quindi hanno questo mondo che noi non riusciamo a comprendere e la loro mente, la loro memoria funziona al 70 e passa per cento olfattivamente, quindi lui non si ricorderà magari della tua faccia, ma si ricorderà molto meglio di come noi ci ricordiamo le facce delle persone, lui si ricorderà molto meglio i tuoi odori, meglio di come noi riusciamo a ricordarci le persone. Con l'odore si ricorda di te anche a distanza di anni e anni, perché cataloga nella mente gli odori. Benissimo. Quindi il mondo degli odori è il terzo modo in cui comunica il cane. Il nostro cane ha delle ghiandole feromonali che emanano degli odori, che sia la paura, cattiveria, e loro attraverso il naso, l'olfatto, riescono a riconoscere un sacco di cose, è proprio un vero e proprio linguaggio. Loro hanno delle ghiandole negli occhi, sul muso, sulle zampe, nell'ano. Infatti quando si annusano il sedere è perché si riescono a capire tante cose, anche l'età del cane ad esempio. E dove? Nel apparato genitale, sulle orecchie, penso di averle dette tutte. Quando i cani si annusano le orecchie, il muso, il sedere, i genitali, è per capire quell'altro cane se è cattivo, se è buono, quanti anni ha, se sta bene, se sta male. I tipi di olfatto sono due, il teleolfatto e il megaolfatto. Il teleolfatto è l'olfatto di quando il cane annusa in aria, così. Il megaolfatto invece è questo qua, quando annusano vicino, nel terreno, per la ricerca di persone, per la ricerca, questo generalmente è il tipo di olfatto che si utilizza. Questo, teleolfatto, l'aria che si muove sentendo da dove arrivano gli odori. Questo è più indagativo. Come facciamo a distinguere una marcata da un bisogno? Se alzano la zampa molto, più è alta la zampa, più la marcata ha a che fare con la dominanza. Se invece il nostro cane fa pipì come da cucciolo, con le zampe come una femmina, se è maschio per dire, con le zampe abbassate, quello è un bisogno. L'altra cosa è la durata. La marcata generalmente sono schizzi brevi. Questo gesto è un po' strano. Sono schizzi brevi, mentre un bisogno è proprio faccio tutto quello che ho. Il bisogno avviene una, due volte nel giro della passeggiata, dell'uscita, mentre la marcata è una cosa più frequente. Ad esempio durante un'uscita di 20-25 minuti il cane marcherà tra le 5, le 10, 15, 20 volte. Quella è una marcata. Anche le femmine marcano. La marcata della femmina è un misto tra la pipì del cucciolo e la pipì della femmina con le quattro zampe appoggiate a terra, con la differenza che sollevano leggermente una. Quella è una marcata da parte di una femmina. Quindi quando durante la passeggiata voi lasciate fare i bisogni sui muri, sulle biciclette, sappiate che state facendo marcare il territorio al vostro cane, oltre a essere un segnale di dominanza, mentre la pipì con le quattro zampe a terra è un segnale di cane sottomesso. Se loro sono al guinzaglio e gli faccio fare la pipì, generalmente la fanno con le quattro zampe a terra o al limite la alzano un po' la zampa. Se li lascio liberi vanno e la alzano un po' di più perché sono più scostati da me.
nostro cane spesso per sfogare la tensione fa delle piccole minzioni, quindi si può fraintendere questa come una marcata, ma potrebbe essere anche uno sfogo di tensione, ok? Uno sfogo di stress. Alla prossima!